Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo appuntamento della serie 10 Days of Christmas. Sigla! Ben ritrovati amici cari e benvenuti a un nuovo appuntamento della mia serie natalizia. Oggi ritorna un altro cavallo di battaglia delle mie serie di Natale, ovvero il centrotavola natalizio che potete utilizzare alla cena della vigilia, il pranzo di Natale o anche come decorazione da usare in casa durante tutto il periodo delle feste. Ora, spoiler alert, quest'anno mi sono fatta un pelo prendere la mano. Tirato su un centrotavola che è la tavola della regina. Ve lo faccio vedere subito, molto ingombrante, molto imponente, ma relativamente facile da realizzare. Si tratta, sono qua dietro, saluto caro, si tratta fondamentalmente di un progetto di assemblaggio di dettagli vari ed eventuali. Piatto ricco, micificco, mi verrebbe da dire, molto carino, ma canta me la suono. Se vi piace l'idea e volete anche voi provare a realizzare un centrotavola che già da solo vi svolta tutta la tavola delle feste e che comunque, come dicevo, potete utilizzare anche come decorazione in generale, non perdetevi il resto di questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Del cartone, della colla a caldo, una renna decorativa, delle forbici, una matita, del muschio rosso, dei rami di pino e delle bacche sintetiche, delle pigne, delle palline di Natale e della neve finta. Vi serviranno inoltre delle candele a batteria, del nastro e del fil di ferro. Come prima cosa prepariamo la base sulla quale allestiremo il nostro centrotavola. Prendiamo il cartone e ritagliamo una forma ovale che sia grande abbastanza da contenere tutte le decorazioni scelte. Per essere sicuri prendiamo la renna, che nel mio caso è la decorazione più grande, e posizioniamola al centro. Poi, utilizzando la matita, tracciamo la forma in questo modo. Ricordate che non è importante essere troppo precisi o che l'ovale sia perfettamente simmetrico, perché in ogni caso la base verrà coperta. Procediamo poi a ritagliare il cartone. Molto bene, ora che la nostra base è pronta possiamo iniziare ad inserire le varie decorazioni scelte, a partire dalla più grande che nel mio caso è la renna, che vado ad incollare utilizzando la colla a caldo al centro della base. Proseguiamo poi incollando i rami di pino a raggiera sulla parte esterna in questo modo. Aggiungiamo anche dei rametti con le bacche rosse al di sopra dei rami di pino. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry... Ora incolliamo le pigne su un lato. Continuiamo ad inserire quanti più dettagli desideriamo, l'importante è coprire tutta la base in cartone e cercare al tempo stesso di creare una composizione equilibrata. Io ho aggiunto le candele a batteria e tantissime palline di Natale argentate e grigio perla. Per creare contrasto e riempire la parte centrale, io ho optato per del muschio rosso, ma va benissimo anche del muschio semplice, che tra l'altro è perfetto anche per riempire ulteriori buchi qui e là. Oh,
ultimo dettaglio, creiamo un grande fiocco usando il nastro e del fil di ferro in questo modo. Aggiungiamolo sulla parte frontale del centro tavola, ritagliamo il nastro in eccesso e volendo incolliamo un pompon rosso al centro utilizzando la colla a caldo. A questo punto potete o lasciare il centro tavola così com'è oppure farvi prendere la mano e renderlo ancora più ricco. Io per esempio ho aggiunto altri rametti chiari, delle stecche di cannella che tra l'altro lo faranno anche profumare, delle arance essiccate e come ultimo tocco una spruzzatina di neve artificiale per non farci mancare nulla. E voilà, fatto! Ed eccolo qua, il centro tavola finito. Come vi dicevo, per lo più un concetto di assemblare, di mettere insieme, di abbinare e di utilizzare colla a caldo come non ci fosse un domani. Mo lo poso perché tutte e due nell'inquadratura non ci stiamo. Spero che l'idea vi sia piaciuta, vi suggerisco peraltro che potete realizzarlo anche in versione più contenuta, senza che sia una roba, io ve l'ho detto, mi sono fatta un po' prendere la mano, però spero che l'idea vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video della serie natalizia. Se poi proverete a realizzare questo gigante, ma anche in versione ridotta, centro tavola per addobbare la vostra tavola delle feste, non dimenticatevi di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati su uno qualsiasi dei vari social. Trovate tutti i riferimenti nella info box qui sotto, info box nella quale troverete anche il link al mio post dedicato con altre immagini del centro tavola e la lista dei vari materiali che ho utilizzato, con eventuali link per acquistarli online nel caso servisse. Direi che per oggi non c'è altro. Io vi auguro una favolosa serata, mattinata, pomeriggio, dipende da quando state vedendo questo video, e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento della serie natalizia. Ciao! Woo!